Quando mia mamma è scomparsa, il mio mondo è drasticamente cambiato. Ho perso la mia bussola e tutto quello che mi orientava in questo mondo. Mia mamma era la persona più importante della mia vita e la sua scomparsa per me è stata ed è tuttora molto dolorosa. Cosa ho fatto per affrontare il lutto? All'inizio il lutto mi ha ricoperto e mi ha investito come un treno in corsa e mi sono posto delle domande che in effetti io non mi ero mai posto prima. Come si può sopportare il dolore di un lutto? Che senso ha la morte? E ho subito iniziato istintivamente a cercare una risposta a queste domande, ovviamente con il tempo che è necessario per elaborare un lutto. All'incirca dopo 1 anno e mezzo, l'esperienza del mio lutto, ho iniziato a tradurre questa esperienza in una danza e quindi così è nata la performance di Ecate e anche in una ricerca che si è concentrata molto su quello che la filosofia in quanto meditatio mortis già in antichità a partire da Platone nasce. Ho trovato molto interessante il pensiero eternalista, in particolare il pensiero di Emanuele Severino e studiandolo ho cercato dei percorsi di ricerca a livello universitario che mi permettessero di approfondire questo pensiero e ho trovato così il master organizzato e ideato da Ines Testoni all'Università di Padova in Death Studies. In questo percorso all'università mi sono trovato a scrivere e l'idea era quello di scrivere un libro, ma ho ancora diversi mesi di scrittura davanti a me prima di poterlo pubblicare. Ho scritto però i primi 2 capitoli e il primo capitolo di questo libro è diventato la mia tesina per il master. Quando ho letto il primo capitolo l'ho visto che era molto narrativo, era molto emozionale, ma dava anche degli spunti, raccontava quello che io ho vissuto in prima persona in questi 2 anni di lutto, quello che è stato il mio percorso e anche quelle che sono state le mie riflessioni per elaborare il lutto. E quindi mi sono detto, ma forse questo è un bel contenuto per un podcast. Allora mi sono messo subito a registrarlo e oggi sono qui per presentarvi Lettere a mia mamma. Oggi è necessario parlare di lutto per diversi aspetti. Prima di tutto, oggi nella società contemporanea effettivamente facciamo fatica a parlare di morte a meno che non siamo in contesti particolari come il Master in Death Studies. Non abbiamo parole per descrivere il dolore e non abbiamo parole per dare conforto a quelle persone che stanno soffrendo. Facciamo effettivamente fatica perché manca un'educazione alla morte. Per questo è necessario e già dal master dell'Università di Padova escono moltissimi professionisti in ambiti diversi che riescono ad applicare la Death Education. È necessario oggi effettivamente parlare di morte per poter essere preparati a elaborare un lutto o per essere preparati a elaborare la notizia della nostra imminente morte. È necessario per noi pensare la morte perché solamente nel momento in cui abbiamo un pensiero, adottiamo degli schemi per capire, dare un senso alla morte e al morire, solamente in quel momento noi non siamo totalmente presi dall'angoscia. Io personalmente mi sono trovato totalmente spiazzato perché nel corso dei miei 30 anni di vita, nel momento in cui mia mamma è scomparsa, io non avevo mai calcolato che questo sarebbe potuto succedere. Lei era la persona più importante della mia vita e quando è successo in modo imprevisto e non ne avevamo mai parlato.
se non qualche pensiero su come sarebbe dovuto essere il nostro possibile funerale un giorno, ma della morte in sé non avevamo mai parlato. E questo mi ha lasciato senza nessuna arma, senza nessuna armatura, senza nessuna capacità, senza nessuno schema di poter affrontare quell'enorme baratro che si è aperto. E quindi ho trovato necessario io prima di tutto educarmi alla morte e al morire, e da questa educazione, da questo percorso educativo ho trovato necessario condividere la mia esperienza per fare in modo che ognuno di noi abbia l'occasione per educarsi in questo senso. Il podcast Lettere a mia mamma è un regalo che ho voluto farmi e fare alle persone che lo vorranno ascoltare per avere un resoconto, un diario di viaggio scritto in forma narrativa, con delle lettere che io effettivamente ho scritto in questi anni a mia mamma per elaborare questo percorso. Moltissime persone che hanno conosciuto me e mia mamma mi hanno scritto dei messaggi molto belli e ho potuto constatare che ognuno in qualche modo rifletteva su quelle che sono le parole di lettere a mia mamma, la propria esperienza, e ha avuto occasione, diciamo, di riflettere su quella che è la morte per la propria visione del mondo, e in qualche modo spero anche di lenire alcune ferite. Per me la morte era, prima dell'evento della scomparsa di mia mamma, era qualcosa di estetico. Io sono un danzatore Buto ormai da 10 anni e la danza Buto è una danza che ha molto a che fare con la morte. Tatsumi Jikata dice che il danzatore Buto sul palco è un cadavere che si tiene disperatamente in piedi, e Kazuo Ono sottolineava costantemente il fatto che noi siamo debitori a tutte quelle persone che sono i nostri antenati, ma anche a tutte quelle cose come gli alimenti che sono morti, hanno dato la loro vita perché noi siamo vivi oggi, e noi saremo quella morte che darà vita a qualcos'altro. Il mio maestro Atsushi Takenuchi ci fa guardare per esempio i ritmi della natura, il fatto che tutto si trasforma costantemente, e anche un albero quando cade in realtà porta la vita, ritorna al suolo, si trasforma di nuovo in fiore. E quindi la morte per me prima era questa dimensione della danza. Oggi, vissuta sulla mia pelle, la morte ha preso un'intensità decisamente diversa. È qualcosa che porta con sé tutto il dolore della scomparsa di mia mamma, e tutta quell'incapacità per me di trovare un orientamento. Io ancora oggi ogni tanto mi disoriento perché non ho più la persona che dava il senso della mia esistenza. Mi sono sempre appassionato di filosofia, ma il lutto mi ha spinto a occuparmene, perché per me il mio rimedio è stato il pensiero sulla morte e sul lutto, rispondere a delle domande fondamentali come: che cos'è la morte? Com'è possibile elaborare il dolore di un lutto? Rispondere a queste domande oggi per me è diventato l'essenziale. E quindi da qui ho dovuto capire che cos'era per me la morte e qual era la risposta che più mi convinceva rispetto alle diverse prospettive che la filosofia in modo molto interessante ha aperto e continua ad aprire. Un porto oggi l'ho trovato nel pensiero di Emanuele Severino, quindi è molto interessante cambiare prospettiva e mettere seriamente in discussione il divenire delle cose. Oggi siamo convinti che nasciamo, cresciamo e moriamo, e in questo divenire delle cose con noi ogni cosa porta in questo mondo la vita e se ne va con la morte.
ma Emanuele Severino ci dice che ci fa riflettere in modo molto interessante rispetto al pensiero, in particolare il pensiero greco che soggiace a questa fede che noi abbiamo, a questa convinzione che noi abbiamo, e cioè il fatto che le cose oscillano tra l'essere e il non essere, tra l'essere e il nulla, e quando noi crediamo che nasciamo, crediamo che noi siamo usciti dal nulla e quando moriamo ce ne ritorniamo, ce ne andiamo di nuovo nel nulla. Ecco, il pensiero nichilista che sta alle radici di questa fede è qualcosa che possiamo mettere in discussione. E se lo andiamo a mettere in discussione con gli strumenti della logica, arriviamo a poter testimoniare che in realtà le cose non divengono ma sono eterne. E quindi se tutto è eterno, cambia anche la nostra concezione di morte, perché la morte non è più un andare nel niente, ma può essere pensato come uno scomparire che non è assolutamente un annientamento. Se niente si può annientare, tutto è eterno. E da qui parte una riflessione molto seria e molto articolata che sto perseguendo con i miei studi in filosofia. Lettere a mia mamma è un podcast suddiviso in 15 puntate e queste 15 puntate sono la prima stagione del podcast e mi auguro che ce ne saranno altre. L'idea della prima lettera è stata spontanea, perché quando parlavo con mia mamma di come sarebbe stato il nostro funerale, lei mi diceva che avrebbe voluto le 4 stagioni di Vivaldi, in particolare l'inverno, e mi raccontava che voleva assolutamente che le persone avessero l'occasione di raccontare qualcosa di lei che loro si ricordavano, e in particolare io avrei avuto il compito di riassumere la sua vita. E quindi per me è stato necessario prepararmi per il suo funerale scrivendo quello che era la sua vita, e quando l'ho letta e poi l'ho anche pubblicata sui social network mi sono arrivati tantissimi commenti, e non solamente su come ero riuscito a descriverla e al fatto che sembrava veramente un ritratto suo, ma credo che fosse piaciuto moltissimo anche lo stile con cui avevo narrato la sua storia, e mi è venuto spontaneo continuare a farlo, un po' perché era il suo volere e un po' perché ogni volta che io ricevevo dei feedback rispetto a quello che pubblicavo, in qualche modo andavo a lenire, era come un balsamo per il mio dolore sul lutto, tutto quello che mi arrivava dai commenti delle persone che si ricordavano qualcosa di lei, che mi restituivano pezzetti della sua esistenza. Ho raccolto quindi una serie di lettere, non ho contato quante sono, però sono diverse e scadenzate dalle cose che io facevo per in qualche modo ricostruirmi in questa fase di elaborazione del lutto. Quindi c'è la lettera del funerale, la lettera che ho scritto 1 anno e mezzo dopo, quando sono andato nella sua terra natia in Svizzera, c'è la lettera che gli ho scritto durante il giorno del mio compleanno, che è stato il primo compleanno senza mia mamma, la lettera che gli ho scritto a 2 anni di distanza dal lutto, la lettera che gli ho scritto invece solo a 1 anno di distanza. Queste lettere sono degli aspetti molto emotivi che vanno a interrompere quella che invece sono le riflessioni più filosofiche che sono contenute nelle puntate di questo podcast. Dopo la mia esperienza estetica con la danza Buto, durante questo lutto mi sono chiesto: è possibile utilizzare la danza, e in particolare questa danza, assieme alla riflessione filosofica, per aiutare altre persone a dare un senso e un significato alla morte e al morire? Da qui nasce
l'idea di un workshop. Il workshop si intitola La danza, la morte, l'eterno e va proprio a affrontare con il movimento libero il significato della morte. Credo che questo workshop sia molto interessante perché non ha limiti di età per la partecipazione, non sono necessarie basi di danza per affrontarlo e il motivo per cui mi spingo a farlo è che la danza sicuramente può essere uno strumento molto democratico e che garantisce anche la nostra libertà di espressione anche per quanto riguarda la Death Education e quindi per sensibilizzare le persone attraverso un'educazione alla morte. Questa tipologia di workshop è un workshop che nasce soprattutto come Death Education di primo livello, quindi per tutte quelle persone lontane dal dolore del lutto che vogliono iniziare un'esperienza propedeutica all'educazione, alla morte e al morire. Un aspetto particolare sono le copertine del podcast e mi trovavo in vacanza nell'isola di Creta. Mi è venuto spontaneo, guardando il mare, guardando le spiagge, queste spiagge particolarmente desolate e rocciose, e creare una sorta di album fotografico. E all'inizio non aveva nessun significato particolare, ma appena ho visto le foto e le ho rielaborate con un bianco e nero molto contrastato, è emerso il dolore e la solitudine, ma anche in qualche modo un abbraccio di conforto rispetto al contesto naturale in cui erano state scattate. E mi sono detto, ok, queste foto avranno un loro concept e una loro vita. Dopo qualche giorno mi è venuta l'idea del podcast e è subito nata come un raptus l'idea di creare queste cover, e credo che abbiano veramente un impatto rispetto ai contenuti del podcast. L'educazione alla morte, la Death Education, ci insegna che è fondamentale pensare la morte per essere preparati, e prepararci assolutamente non ci risparmia il dolore del lutto, non ci risparmia la sofferenza per la notizia infausta della nostra imminente morte, però ci dà degli strumenti per elaborare con saggezza questi momenti.